Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Se avete una moto o uno scooter con la trasmissione a catena e volete avere una buona durata nel tempo e anche buone prestazioni, dovete per forza averne cura e allora dovete lavare e lubrificare bene la vostra trasmissione. Proprio per questo oggi ospitiamo i prodotti di NRG, mi raccomando prodotti italiani al 100%, l'abbiamo indicato subito appena abbiamo iniziato a parlarne perché ci tengono ed è giusto così, ok? I prodotti NRG sono prodotti da Stack Plastic, un'azienda che addirittura, pensate, opera nel settore delle plastiche e della lubrificazione da ben oltre 50 anni, quindi garanzia di una grande conoscenza del settore. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di lavacatena e di Superlube, appunto. Il primo è un prodotto che ci permette di lavare la nostra trasmissione, poi il secondo di intervenire e di lubrificare meglio il nostro prodotto, per, appunto, come dicevamo all'inizio, per avere una maggior durata e una maggiore prestazione. Dopo andremo a capire anche come lavare la catena in un secondo momento, perché prima andiamo a raccontare cos'è Superlube, che è il prodotto che vedete qua. Abbiamo il lavacatena e ecco qua il Superlube. Vi anticipo una piccola cosa, nel prezzo è già compreso anche il pennello, questo è davvero una chicca in più che ci offre NRG. Allora, intanto Superlube cosa contiene al suo interno? Abbiamo un solvente, poi abbiamo il lubrificante e il super lubrificante, ovvero dove non arriva il lubrificante arriva il super lubrificante. Quando il lavoro si fa più duro arriva la terza parte del prodotto che è contenuto all'interno del Superlube. Stiamo parlando di una tecnologia submicronica ed è questo anche il pezzo forte dove opera appunto Stack Plastic. Per conoscere questo prodotto, quando ci ha chiamato NRG, ci ha detto prova il nostro prodotto sulla tua moto, va bene, ci credo, però come ben sapete Recensito vuole analizzare fino all'ultimo, vuole entrare nel dettaglio, capire bene come funziona il prodotto e allora ci siamo fatti dare quella che vedete qua davanti a me, che è una macchina friziometrica che ci permetterà di capire quanto lavora bene il prodotto e quanto invece poi potremmo non avere un corretto lavoro se non utilizziamo il prodotto, quindi se lavoriamo a secco, oppure anteprima se lavoriamo anche con un prodotto della concorrenza, perché io non sono mai contento e quindi sono andato nel ferramenta sotto l'ufficio, sono andato a prendere un prodotto X che non vi svelerò quale sarà, però garantisco io garantisce Recensito la qualità del test, quindi vi garantisco che abbiamo utilizzato un prodotto della concorrenza. E quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare un primo test, ovvero senza lubrificante, un secondo test con il lubrificante della concorrenza e poi andremo a fare il terzo test, quindi il penultimo, con il prodotto NRG. E siccome non siamo ancora contenti, cosa facciamo? L'ultimo test andremo a pulire la nostra ipotetica catena con un pulitore per iniettore, che è un pulitore, eccolo qua, è un pulitore che come potete ben immaginare è molto sgrassante, quindi pulisce via tutto, e poi andremo a ripetere il test senza applicare NRG. Eppure vedrete che il prodotto è, nonostante la pulizia appena fatta con il pulitore appunto iniettori, un velo è rimasto, appunto perché il test è un test di trattamento, ovvero andiamo a trattare la superficie, non come vediamo su altri test che abbiamo visto su internet, perché sono andato a fare una piccola cultura su questo tipo di prodotto. Alcuni test vengono effettuati con il prodotto completamente a bagno e quindi ovviamente è sempre lubrificato, invece noi andiamo a fare un trattamento, quindi spruzziamo il prodotto, andiamo a vedere quando praticamente con un carico, intanto ve lo vado a spiegare poi andremo a effettuarlo, vado ad applicare un carico. Questo carico si riflette ovviamente sul il piccolo pernino che abbiamo di acciaio, che andrà a lavorare su un altro perno più grosso di acciaio, quindi i due acciai a contatto, un acciaio un po' più tenero e un acciaio un po' più duro. L'acciaio più tenero va a intagliarsi, va a lavorarsi, va a consumarsi, e quindi andremo a vedere quanto il nostro prodotto invece permette di mantenere un film protettivo costante, quindi non va a intagliarsi. Partiamo allora, primo test senza il lubrificante. Partiamo. Abbiamo detto, intanto vi faccio vedere un po' come è fatto il macchinario, così capiamo bene. Ed ecco che abbiamo il primo cuscinetto, quello che poi andremo a sostituire perché andrà a mangiarsi, e poi abbiamo il secondo cuscinetto che invece è quello rotante. Allora partiamo, qui non abbiamo alcun prodotto, quindi abbiamo un cuscinetto completamente pulito, anche questo. Andiamo a posizionarlo, mettiamo il fermo. Ovviamente quando i due materiali andranno a incidersi si sentirà un tipico rumore di frizione, ok? Facciamo partire il macchinario.
Cosa da dire? Intanto in questo caso abbiamo un carico a vuoto, grazie al peso della barra, di 25 kg. Ogni disco che vado ad aggiungere sarà un carico di 50 kg sul cuscinetto. Intanto sentite già il rumore. In questo caso sta già incidendo. E adesso ve lo faccio vedere. Alziamo. Eccolo qua. Adesso sto fermo così cerco di farvelo notare. Vedete che praticamente adesso lo muovo leggermente. Vedete che si è scavato, quindi è stato inciso, perché ovviamente non avevamo alcun trattamento superficiale. Adesso andiamo a girare il nostro cuscinetto. Andiamo a ruotarlo. Ovviamente si sono preoccupati di dirci di utilizzare sempre lo stesso, perché comunque ha un costo non così minimo come pensereste, quindi utilizziamo almeno lo stesso cuscinetto 2 o 3 volte su tutte le superfici. Ed ora il secondo test, ovvero con il prodotto della concorrenza. Allora, riapplichiamo il nostro cuscinetto, forchettina di serraggio di sicurezza e facciamo partire la nostra macchina. Già qualche rumore non mi fa ben sperare. Sta già lavorando. Ovvero non sta lavorando, cioè stanno lavorando i due cuscinetti ma non il nostro lubrificante. Adesso andiamo a vedere cosa è successo. E come potete vedere, eccolo qua. Vedete che si è già inciso, quindi con un minimo carico, ovvero avevamo i 25 a vuoto più i 50 di disco. E adesso andiamo a pulire con il nostro lavacatena. Per sicurezza lo facciamo un paio di volte, puliamo con un panno. Terzo test, andiamo ad applicare il nostro prodotto NRG. Vi faccio notare un'altra cosa molto interessante. Guardate, nonostante stia girando, non c'è un grande sbattimento del prodotto, ovvero non c'è una grande centrifugazione, ovvero il prodotto non va dove non dovrebbe andare, quindi non imbratta neanche tutta la nostra moto, ma soprattutto non va a disperdersi invece di stare posizionato dove dovrebbe. Applico ancora un po' di prodotto, ok? Prima di ripetere la prova non dimentichiamoci di girare il nostro campione, eccolo qua, andiamo a posizionarlo nella parte ancora che non ha lavorato, serriamo, spegniamo ovviamente la macchina, andiamo a posizionare il nostro campione, forchettina di sicurezza e partiamo con il terzo test, quello con il nostro prodotto. Allora, primo disco, secondo disco, siamo già a 100 kg di carico, 150, 200 e ancora non succede niente. 250, 300, ci dovevamo fare dare più dischi, ce ne siamo fatti dare troppo pochi. 350 più 25, quindi siamo già quasi a 400 kg, pensate, ancora sta lavorando. Ma l'altra cosa che ci hanno fatto notare è questa, ovvero che possiamo anche alleggerire il carico e di colpo dargli una botta ipotetica, tra virgolette, di oltre 350 kg. Vedete, io vado ad alleggerire il carico e poi di nuovo do una botta di 400 kg. E nonostante questo, il mio film protettivo è rimasto dove doveva rimanere. E adesso andiamo a vedere cosa è successo. Questa è la miglior cartina al tornasole di quello che è andato a fare, di quello che ha svolto il nostro prodotto. Togliamo la forchettina, rimuoviamo il nostro campione, adesso lo puliamo perché è un po'
Guardate, l'incisione è minima, è davvero molto piccola nonostante un carico così grande che è stato applicato. Praticamente l'incisione è, diciamo, un'ipotesi di meno di un terzo di quello che altri prodotti o quello della concorrenza che abbiamo provato poc'anzi aveva fatto con soltanto circa 50-70 kg. Qua siamo arrivati a oltre 350, davvero impressionante. Ed ora è il momento di girare per l'ultima volta il nostro cuscinetto campioncino, lo riportiamo sulla parte dove non ha lavorato sostanzialmente e andiamo ad effettuare il quarto ed ultimo test che, come vi avevamo anticipato all'inizio, è il voler ricercare davvero la perfezione assoluta, perché andiamo a simulare quello che potrebbe essere il lavaggio con un'idropulitrice, cosa che non andrebbe fatto, oppure anche un bel percorso in moto con tanta pioggia che ci preoccupa sempre. Quindi andiamo a buttare il nostro super pulitore eccolo qua, sul nostro cuscinetto, quindi è bello sgrassato, ha lavato bene, in teoria non ci dovrebbe essere più prodotto, ma adesso vi dimostriamo che il prodotto NRG comunque rimane, quindi il film protettivo, anche se abbiamo cercato di lavarlo con il pulitore, rimarrà sempre posizionato. Andiamo a fissare il nostro campioncino, forchettina di fissaggio e partiamo e vediamo cosa succede. Siamo già a 50 kg dove la concorrenza mostrava già l'affaticamento. Siamo a 100 più 25, quindi 125. Quattro dischi, ricordate, 50 kg a disco, quindi siamo già a 200 kg, 250. Pensate che potere ha, nonostante il lavaggio con il nostro super pulitore, guardate, siamo ancora in perfetta sicurezza. E mentre scarichiamo la nostra macchina, vi devo ricordare che questo prodotto funziona con tutti i tipi di catene, sia con O-ring, X-ring, quindi qualsiasi tipo, davvero funziona con ogni catena, e questo è davvero una cosa molto interessante. Quindi abbiamo davvero analizzato il prodotto in ogni sua sfaccettatura, abbiamo provato la tenuta del nostro film protettivo e poi abbiamo provato la frizione senza lubrificante con la concorrenza e poi appunto con RG e poi pulitore più NRG. Quindi il test, diciamo che per noi è sicuramente passato a pieni voti. E allora adesso arriviamo a raccontarvi come pulire una catena, che è comunque molto importante perché abbiamo i prodotti giusti, però dobbiamo anche utilizzarli nel modo corretto. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo lavaggio più lubrificazione. Partiamo intanto con il lavaggio dall'interno, quindi la puliamo bene. In questo i nostri prodotti NRG ci aiutano perché hanno già il pennellino, quindi non dobbiamo utilizzare altri attrezzi. Andiamo a pulire bene l'interno, poi andiamo a pulire l'esterno e poi lo stesso dicasi per la lubrificazione. Mi raccomando, quando cercate di pulire e distribuire bene il prodotto, soprattutto di pulirlo, usate un panno che non crei fili, ok? Quindi poi fate scorrere la catena prima nel senso di marcia e poi contromarcia, in modo che avete una pulizia perfetta e poi una distribuzione perfetta del prodotto grazie al pennellino che, ripetiamo, lo trovate compreso nel prezzo. E a proposito di prezzo, finalmente arriviamo. Lavacatena viene venduto sempre con pennellino, ricordiamolo perché ci tengono, 13,25 € di listino, mentre il Superlube a 17,45 €, sempre di listino e sempre compreso di pennellino. Prezzi molto interessanti perché parliamo di prodotti italiani, ma soprattutto di prodotti di altissima qualità, e la qualità l'avete visto perché l'abbiamo provata e non l'abbiamo solo raccontata. Il mio consiglio, l'ultimo, qual è? Quello di andare sul sito www.stackplastic.com e poi, perché no, provatene uno. Ecco, il mio consiglio è questo: provatene uno e vedrete che rimarrete soddisfatti, perché anche io li ho provati non solo sul macchinario, li ho provati anche sulla moto che utilizzo. Ma ecco, a proposito di moto che utilizzo, io ne ho diverse, ho quella da flat track, quella da motocross, quella da strada, e a proposito questi prodotti appunto vanno bene per tutte le vostre moto, quindi non dovrete impazzire, non dovete cercare il prodotto dedicato per il fuoristrada, quello per la strada va bene per tutto. E non è tanto per dire,
è interessante perché è un prodotto che va bene anche sul fuoristrada, perché, e lì sono stato sempre molto scettico anch'io, i prodotti che creano molto filamento e sono molto adesivi poi ovviamente attraggono anche lo sporco, e questo prodotto vale invece per tutti i tipi di terreno e soprattutto per tutti i climi, quindi dall'umido al secco. Io ho finito, vi rimando alla prossima puntata, adesso vado giù in garage a dare una lubrificata anche alla catena della moto enduro. Ciao!